Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Stefano e oggi prepareremo insieme una torta mousse ai 2 cioccolati. Se non sei iscritto, iscriviti al canale, lascia un bel like e adesso, dopo il mio assaggio di inizio video, possiamo iniziare con le preparazioni. Come prima preparazione andremo a fare un biscuit al cacao molto semplice. Questa ricetta non prevede l'utilizzo di sbattitori elettrici o planetarie, basterà una frusta. Iniziamo quindi unendo un uovo intero, 30 g di zucchero e circa 1 grammo di sale o un pizzico. Come vedete adesso andiamo ad amalgamare con una frusta molto velocemente, basteranno 4-5 minuti di frusta. Non servirà, come ho detto prima, l'utilizzo di una planetaria perché il composto dovrà essere solo amalgamato. Una volta che il composto è amalgamato possiamo andare ad aggiungere 24 g di latte e 28 g di olio di semi. Volendo si potrebbe utilizzare anche il burro al posto dell'olio. Una volta amalgamato bene il composto possiamo iniziare ad andare a setacciare i composti secchi, ovvero 30 g di farina 00 con 2 g di lievito per dolci e poi 10 g di cacao in polvere. Iniziamo a setacciare. Una volta setacciato il composto, sempre utilizzando una frusta, continuiamo ad amalgamare. All'inizio potrebbe formarsi una piccola parte grumosa nel composto, ma stai tranquillo perché continuando a mescolare energicamente il composto da grumoso diventerà liscio e omogeneo. Questo è il risultato da ottenere. Quando il composto è pronto possiamo prendere una teglia, coprirla con della carta forno e poi adagiare uno stampo da 16 cm. Versare tutto il composto cercando di andare a coprire tutta la superficie e poi si può andare direttamente in forno a 170 gradi, forno preriscaldato per 20 minuti. Una volta cotto il biscuit è pronto, bisognerà lasciarlo raffreddare per circa un'oretta a temperatura ambiente. Iniziamo con la preparazione della mousse. Questa che andremo a fare è una mousse al cioccolato al latte e partiamo idratando 3 g di gelatina in fogli con 15 g di acqua fredda. L'acqua fredda è molto importante per questa preparazione. Poi successivamente tritiamo 105 g di cioccolato al latte. Vi consiglio di utilizzare un cioccolato al latte di buona qualità per ottenere un buon risultato finale nella preparazione. Una volta tritato possiamo versare il cioccolato all'interno di una ciotola e successivamente andiamo ad aggiungere la gelatina idratata. Subito dopo possiamo aggiungere 80 g di latte caldo. Io l'ho scaldato al microonde, ma volendo puoi farlo in un pentolino o a bagnomaria come più preferisci. L'importante è non scaldarlo eccessivamente. Io di solito lo scaldo non oltre i 70-75 gradi, quindi bisogna solamente più mescolare e ottenere un composto omogeneo per poi andare a lasciarlo raffreddare in frigorifero per 15-20 minuti. Ok, adesso possiamo iniziare a staccare il biscuit dallo stampo. Ci servirà un coltellino o una spatolina. Facendo molta attenzione a non andare a rovinare le parti laterali, possiamo staccarlo e poi rimuoverlo dalla carta da forno in modo delicato per non andare a rompere il biscuit. Così è come si presenta una volta cotto, molto morbido e profumatissimo. Possiamo adesso con uno stampo da 14 cm andare a ricavare il nostro biscuit per la torta. Io ho scelto di utilizzare uno stampo da 14 per un motivo estetico, perché volevo la torta leggermente più alta, ma questo è a tua discrezione. Se preferisci utilizzare quello da 16 non ci saranno problemi.
Vi consiglio anche per la panna una panna di buona qualità, i gusti si sentiranno e faranno la differenza. La panna va semi montata come si vede nel video, non va assolutamente montata al 100% perché otterrete una mousse sbagliata per questo tipo di preparazione. Adesso che il composto precedente lasciato raffreddare è pronto, con una frusta bisogna amalgamarlo bene perché giustamente il frigo l'ha raddensato. Subito dopo bisogna versare la panna semimontata, anche tutta alla volta essendo una piccola quantità, e sempre con l'utilizzo della frusta andiamo a mescolare abbastanza energicamente, perché tanto la panna, avendo una percentuale alta di grassi, e il composto prima essendo freddo con la gelatina, andrà a legarsi e non si smonterà. Questo è il risultato che bisogna ottenere, bello cremoso, denso, ma non deve essere liquido, l'importante è che non sia liquido. Adesso andiamo a foderare uno stampo da 14 cm con del foglio di acetato. Possiamo adagiare il nostro disco di biscuit. In questo caso non verrà bagnato da nessuna bagna perché l'umidità della mousse basterà per bagnare il biscuit. Quindi versiamo tutto anche sui bordi, cerchiamo di livellare come meglio possiamo con l'aiuto di una spatola, così da andare a eliminare tutte le bolle. Una volta livellata la superficie possiamo andare a coprire con della pellicola e poi lo lasciamo riposare almeno un'oretta in freezer. La preparazione della mousse al cioccolato bianco è pressoché uguale a quella del cioccolato al latte, quindi uniamo 3 grammi di gelatina in fogli con 15 grammi di acqua fredda e la lasciamo almeno una decina di minuti a mollo. Poi versiamo 120 grammi di cioccolato bianco precedentemente tritato, lo lasciamo un attimo nella ciotola e poi subito la gelatina idratata e sempre successivamente 80 grammi di latte caldo. Il discorso di prima non cambia, il latte si può scaldare come preferite, l'importante è non farlo bollire, non deve superare i 75 gradi. Con una frusta andiamo ad amalgamare nuovamente il composto, vedete come è bello liscio, omogeneo. Stesso discorso di prima, copriamo con pellicola e lasciamo 15-20 minuti in frigorifero. Ok, il composto è pronto. Uniamo 100 grammi di panna fresca semimontata, non ho fatto vedere il video mentre la monto perché sarebbe ripetitivo. Sempre con l'aiuto della frusta andiamo ad amalgamare il composto, prima un po' delicatamente e poi come per prima andiamo leggermente più forti per andare ad amalgamare bene tutto. Questo è il risultato che dovete ottenere dalla mousse al cioccolato bianco. Ok, adesso possiamo versare il secondo strato della torta. Il discorso è analogo a prima, bisogna andare a cercare di prendere tutta la superficie, eliminare le bolle d'aria, sempre con l'aiuto della spatola, e poi lasciare tutta la torta in freezer almeno 3 ore. Io dico almeno perché anche 4 ore non li farebbe male. Questo è il motivo per il quale lasciamo la torta in freezer per così tanto tempo. Vedete, il foglio di acetato si toglie facilmente. Voilà, perfetto. La torta mi sembra venuta bene e ora possiamo iniziare a decorarla con quello che più preferite. Io ho parecchie piante di fiori sul mio balcone, quindi mi piace utilizzarli, essendo anche comunque fiori edibili. Ho fatto una semplice corona con 2 tipi di fiori diversi, molto semplice, ma il risultato mi piaceva molto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Adesso, come vedete, stiamo procedendo al taglio. La torta è molto morbida e adesso l'interno fantastico, 3 colori diversi, stratificazione abbastanza perfetta. Possiamo adagiarla su un piatto con un cucchiaino, magari per servirla a un amico o un parente, con un buon succo di mirtillo, secondo me è perfetto per questa combinazione, un po' a sprognolo.
Adesso il suono della fantastica campanellina e il video si conclude così con l'assaggio della torta. Il cucchiaio scende molto bene. Vediamo lo Stefano del passato, sei contento? Ma penso di sì. Grazie mille a tutti per aver visto il video, condividete con i vostri amici e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao.